Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Oggi realizzeremo insieme questo calzino per sedia. È molto carino, un'ottima alternativa per il classico feltrino che si mette sotto le sedie perché protegge il pavimento e allo stesso tempo decora. Secondo me è anche un'ottima idea per ad esempio una camera per bambini. In anteprima ovviamente avete visto come viene una volta messo sopra alla gamba della sedia ed è molto facile e veloce da realizzare. Per realizzarlo utilizzeremo il filato Iggy di Tessiland in questi 3 colori che secondo me sono meravigliosi, in particolare questo centrale, ma ovviamente ci sono un sacco di colori disponibili sul sito. Vi lascio il link in descrizione. In descrizione troverete anche un link al mio shop dove poter sostenere il progetto e il canale. Vi ricordo comunque che anche un like o iscrivendovi al canale, in modo da non perdere neanche un video, potete comunque sostenere il progetto. Iniziamo! Ok, per iniziare facciamo il nostro cappietto e iniziamo col nostro finto cerchio magico, quindi 4 catenelle, chiudo con una maglia bassissima all'inizio delle catenelle, creando in questo modo un piccolo cerchio. Dopodiché faccio una maglia bassa, questo lavoro è fatto tutto in maglia bassa, e faccio 6 maglie basse dentro il cerchio, calcolando che questa vale come prima, quindi altre 5 dopo questa qua. Quindi 2, 3, 4, 5 e chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella fatta. Aspetta che si è incastrato. È un lavoro che va lavorato un po' con una mano un po' stretta, quindi alcuni passaggi poi sono un po' duri. Ora faccio gli aumenti, quindi da 6 passo a 12 e faccio quindi 2 maglie basse in ogni maglia sottostante. Quindi in questa maglia faccio 2 maglie basse, mi sposto in quella successiva, 2 maglie basse, fino ad arrivare a un totale di 12, quindi raddoppiamo il numero delle maglie. Ok, arriviamo alla fine e chiudiamo con una maglia bassissima. Ok. Dobbiamo adesso fare un altro giro di aumenti in cui farò una catenella, nella stessa maglia faccio un'altra maglia bassa, in quella successiva faccio una maglia bassa soltanto, quindi non faccio l'aumento, in quella successiva faccio l'aumento, quindi faccio 2 maglie basse nella stessa maglia, in quella successiva una singola maglia bassa, in quella successiva ancora 2 maglie basse nella stessa maglia, quindi alterno 2 maglie basse nella stessa maglia e una maglia bassa in una maglia. In questo modo passiamo da 12 maglie a 18. Ovviamente questa è una misura che io ho fatto basato su una gamba di una sedia standard, anche leggermente spessa. Ovviamente se la vostra gamba dovesse essere più sottile potete anche fermarvi qua o addirittura al giro precedente, ma è molto piccola come gamba se vi dovesse fermare al giro precedente, anche perché una volta che abbiamo raggiunto il nostro diametro, appunto se la gamba della sedia è addirittura anche più grande, fate un giro di aumento in più, sostanzialmente l'aumento si fa sempre aumentando di 1 le maglie singole, quindi adesso abbiamo alternato un aumento, una maglia singola. Al giro dopo faremo
un aumento, 2 maglie singole e un aumento. Se dovessimo allargarla ancora di più faremo un aumento, 3 maglie singole e un aumento, come un normale allargamento di un cerchio. Cosa succede? Una volta che avete raggiunto il vostro diametro, semplicemente dovete ripetere con le maglie basse tutto il giro, realizzando poi l'altezza che desiderate, quindi maglia bassa sopra maglia bassa. Facciamo l'ultimo giro di aumenti, quindi una catenella nella maglia successiva, una maglia bassa, nella maglia successiva 2 maglie basse nella stessa maglia, nella maglia successiva una singola, in quella successiva una singola e in quella successiva un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia e di nuovo una singola e un aumento, così fino alla fine del giro e fino ad arrivare a un numero totale di 24 maglie, che sarà il nostro numero per procedere lungo tutta la lavorazione. 2, un aumento, una singola e una maglia e un aumento. Chiudo con una maglia bassissima. Quindi abbiamo raggiunto il nostro diametro. Ora semplicemente facciamo una maglia bassa sopra ogni maglia bassa. Se abbiamo raggiunto il nostro diametro, quindi la grandezza non varierà più in larghezza, solo in altezza, quindi continuando a replicare lo stesso numero di maglie, noi sostanzialmente ci alziamo e creiamo questo cilindro che sarà poi il rivestimento della gamba. Procediamo in questo modo per 5 giri. Nel momento in cui finite una riga, semplicemente chiudete con la maglia bassissima, fate una catenella e riprendete il vostro giro. Io adesso sono alla seconda riga. Eccoci qua, sono arrivata alla fine del quinto giro, chiudo con una maglia bassissima, taglio il cordino e mi preparo per il cambio colore, quindi faccio il mio cappietto con l'altro colore, okay. Punto l'uncinetto dove ho chiuso il lavoro e faccio passare dentro, faccio una maglia bassa e continuo con le mie maglie basse. Ora tenete conto che in questo caso non è necessario lavorare il cappietto durante la riga, cioè inglobandolo per fermarlo. Questo perché, essendo una lavorazione così piccola e così geometrica, si vedrebbe la differenza di spessore. Dato che comunque è un progetto in cui non si prevede un grande stress applicato all'oggetto, perché una volta inserito nella sedia può insomma sfregare da questo lato, ma la parte dove ci sono le chiusure è interna alla gamba, quindi non è molto difficile che si sleghi, quindi basta semplicemente chiudere con una maglia bassissima. Ovviamente le chiusure, i codini, magari invece che non li lasciamo così lunghi, ma li tagliate a 1,5 centimetri e li mettete all'interno del calzino. Quindi vi ho fatto vedere come cambiare colore. Il procedimento è sempre lo stesso, quindi potete farlo come l'ho realizzato io. Quindi in questo caso abbiamo la parte di diametro, 5 righe di maglie basse con il marrone scuro, 3 righe
con questo colore ramato e 7 righe con questo tortora. Ovviamente siete liberi di farli come volete, quindi si può fare una tinta unita, si possono fare delle righe tutte colorate diverse, si può fare più basso, si può fare più alto, insomma è veramente una lavorazione versatile. Quindi vi ringrazio per essere stato con me, vi ricordo che lascerò in descrizione il link del filato e inoltre lascerò anche, per chi vuole, il link al mio shop dove potete trovare alcuni prodotti, delle felpe, delle magliette con delle grafiche ispirate all'uncinetto realizzate da me che potete acquistare per sostenere il mio canale e il mio progetto. Ovviamente anche un semplice like, una condivisione o iscrivendovi al canale potete aiutarmi a far crescere appunto il progetto e a sostenerlo. Vi ringrazio e ciao!